Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, io vi devo ringraziare dal profondo delle mie viscere. E siete straordinarie, siete straordinari. Mi ho appena finito di leggere alcune delle vostre mail, che sono arrivate tantissime, già da 3 giorni a questa parte, tantissime mail di ringraziamento e determinazione. Sono ancora un po' rimbambita perché mi state inondando di fervore, di amore. E grazie, veramente grazie. E soprattutto dopo il video sulle fiamme gemelle mi avete inondato di mail, messaggi dirompenti, di consapevolezza. Sapete, io ho fatto proprio quel video mossa da una forza, anche da un impeto guerriero, perché io combatto per la libertà. La libertà. E siccome ci troviamo in uno psicopenitenziario, io lotto per la libertà della mente, libertà dalla mente. E in tutti quei concetti che mi hanno resa schiava di me stessa. E quindi è come, io so che ogni volta che ho un'ispirazione vengo mossa dalla necessità di tutto il collettivo, di tutte voi e di tutti voi. E sono sconvolta da quello che mi avete scritto. C'è stato un salto evolutivo di quelli micidiali, micidiali. E veramente, non so, sono sbalordita, sono sbalordita. Quando smettiamo di dare etichette, di dare un nome alle cose, allora iniziamo a sentirci nella concezione, come diceva Platone, l'uomo è sferico, ha in sé maschile e femminile. Quando incontriamo una persona stiamo incontrando una Dio che fa esperienza di se stesso. E quando ci vogliamo aggrappare a un concetto, quando ci vogliamo aggrappare a un'idea, è perché siamo in bilico. Quando ci vogliamo aggrappare a un'idea, a un concetto, è perché siamo ancora in bilico. Quando fai il salto, non ti devi aggrappare più da nessuna parte. Vivi. E non c'è niente che ti può turbare. E allora soltanto con la libertà dalle catene mentali non c'è niente fuori che ti possa turbare. E come vedete nella nostra scuola vi faccio fare un lavoro proprio profondo, profondo dentro di voi. Profondo significa evocare tutte le vostre paure, evocare tutti i vostri demoni interiori. Perché soltanto quando tu li evochi, e com'è che li evochiamo? Non solo con i podcast, quello che vi dico, anche nelle letture, no? Nelle letture quando escono cose che la tua mente giudica negative, o quando io dico qualcosa che tocca il tuo ego, e allora lì arriva il bello. Allora lì arriva il bello. E perché quello significa fare il salto. E quello che vi stavo dicendo ha a che fare proprio con quello che vi dà fastidio. Quando le vostre certezze crollano. Le vostre certezze devono crollare tutte. Perché le certezze che abbiamo sono certezze legate ad una morale corrotta. Una morale costruita in un sistema, una condotta di vita, delle forme pensiero, costruita all'interno di un sistema moralistico patricentrico che ci vuole schiavi, controllabili, dominabili. E quindi le idee, i concetti che ci siamo formati in queste egregore sono suscettibili di distruzione da parte dell'anima. La morale è giusto e sbagliato, costruita all'interno di un sistema corrotto, che è corrotto di per sé, altrimenti
non staremmo male. Cioè, nel senso, non ci sarebbe bisogno del dolore. Cioè, qua vi fa capire che siamo in un sistema corrotto. Il dolore è necessario perché ti libera. Il fastidio, la rabbia quando senti che qualcuno vuole distruggere le tue certezze. Perché? Quella cosa significa che tu stai vivendo uno psicopenitenziario e non ne sei consapevole, o meglio, stai iniziando ad essere consapevole e hai paura di uscire dalla zona comfort dello psicopenitenziario. E fa male. Ecco, io sto qua a distruggere i vostri psicopenitenziari, proprio come io ho distrutto il mio. E lo faccio con un amore viscerale, l'amore del Cristo incarnato, che vive in me affinché io possa distruggere ogni concetto limitante. E vi dico grazie, perché la mia, il mio fuoco è alimentato dalla vostra sete. Ed è straordinario questo sodalizio che portiamo avanti in una lotta continua verso la luce. Il nostro nemico è solo uno, solo uno, non ce ne sono altri, uno, è la mente. Ma la mente nemica è la mente ordinaria, cioè la mente razionale, quella che vuole analizzare, che vuole il controllo, di attaccarsi a qualcosa, no? Mi attacco a questo, mi attacco al concetto, mi attacco alla morale. È la mente che ragiona, no? La mente superiore è la mente poetica, la mente delle immagini, la mente vera. Ecco, e io quello a cui tendo sempre è di riportarvi e ricondurvi a quella mente poetica, ergendovi al di sopra del concetto di bene e male, giusto o sbagliato. Quello che è giusto e sbagliato in quest'epoca non era giusto e sbagliato in un'altra epoca. Quindi come cambia la società, cambia anche la morale. E in ogni società che c'è stata fino a questo tempo, non è stata mai volta al benessere dell'uomo, ma al potere, al controllo, al dominio. E quindi il problema sta proprio nel liberarsi dalla mente, entrare in uno stato di non mente. Come si fa? Come tutto il lavoro che vi faccio fare. E anche richiamare a voi le emozioni più paurose possibili affinché voi possiate dominare gli eventi esterni che vengono a suscitarvi quelle emozioni affinché tu possa integrare un karma. Vi ho spiegato più volte, non mi ricordo ovviamente in quali dei 100.000 video che abbiamo fatto, che però c'è in un libro che vi ho suggerito nei libri consigliati, il libro si chiama Memorie di un'Egizia, forse è uscito anche fuori produzione, un libro che lessi tanti anni fa, non lo capii del tutto, ma fu straordinario. I grandi maghi evocano le emozioni. Tutte le emozioni, come vi sto spiegando, sono enti, sono delle entità. Gli eventi, ce lo spiega benissimo anche la Selene, gli eventi sono enti, entità, dei, voluti dal tuo karma, dal tuo sé superiore. Quindi, cosa fa il mago? Il mago evoca, o il creatore consapevole, affinché possa dominare gli eventi, gli enti, evoca le emozioni più difficili, evoca gli eventi più tragici, cioè si mette in meditazione, evoca le immagini più devastanti che possono succedergli nella sua vita. E cosa fa? Il mago dice: la mia ferita è la sorgente del mio coraggio.
Vi faccio un esempio. In meditazione io spesso evoco delle cose che mi possono fare una paura terribile. Le evoco affinché possa dominarle. Mm? Evocare le emozioni significa che non ti arriva più in quella forma così grave quando tu puoi vivere un'esperienza. Dovrei fare un podcast su questo, magari poi lo faccio, dai ragazzi. Dovrei fare un podcast. Ehm, Se tu pensi che il tuo karma è già stabilito, quindi tutto ciò che ti affiora alla mente sono le tue paure che devi superare inerenti a un karma, allora tu, evocando degli eventi disastrosi, puoi già integrare quel karma senza che ti capiti all'esterno. E sì, devo fare un podcast, poi lo faccio. C'è tanto lavoro da fare, ragazzi miei, guarda, a volte non so proprio come continuare, cioè da dove cominciare per continuare un altro percorso. Però lo facciamo, tanto lo stiamo facendo, sto qua al servizio per voi e per il collettivo. Quindi vi stavo dicendo che ogni... Che vi stavo dicendo? Mi stavo perdendo? Ogni evento che vi capita è un dio, una divinità. Dovete sapere che gli antichi, quando non sapevano dare un nome alle cose, o un'emozione, qualcosa che capitava che era fuori la loro concezione, lo chiamavano Dio, dei, e così nascono i dei, gli dei, Dio, ok? Così nascono gli dei. E quindi delle forze che non sono conosciute alla mente razionale, che vengono sin dalla notte dei tempi. Allora noi o integriamo quelle forze accogliendo la luce e l'ombra di quella divinità, di quell'ente, di quell'emozione, oppure veniamo travolti, trascinati, finché non diciamo sì, lo voglio, come vi ho spiegato nel video, nella puntata dell'amante risponde, in una delle puntate l'amante risponde, nominata, intitolata Sì, lo voglio. E quindi, come dicono gli sciamani, è importante cavalcare la tigre. Cavalcare la tigre significa cavalcare l'emozione. Cavalcare l'emozione disastrosa che arriva. Dietro l'emozione disastrosa c'è la parte in luce, cioè ti guadagni il favore del Dio. Quando arriva la rabbia, tu la accogli, dici wow, la rabbia è meravigliosa, io ti accolgo, io mi affido a te, io mi affido a te. Mentre voi dite io mi affido a te alla rabbia, tu ti guadagni il suo favore e vedete nelle ore, nei giorni successivi, tutte le cose che fate sono a favore del vostro impeto guerriero. La rabbia si trasforma in impeto guerriero. E anche le vostre azioni, quello che fate, vi accorgerete di risultati pazzeschi. Il punto è che l'ego, la parte mentale ha paura e noi stiamo qua a superare la paura. Come? Accogliendo le emozioni più disastrose che arrivano. Dietro l'emozione disastrosa, che è un Dio, una divinità, c'è tutto il potenziale del Dio. Nell'ottica, nelle tradizioni buddiste, il Dio viene chiamato fantastico e tremendo. Tremendo quando arriva l'emozione che la tua mente giudica negativa. Fantastico quando la integri l'emozione. È sempre lo stesso Dio, divinità. E siccome voi siete Dio, ragazze e ragazzi, essere Dio significa essere entusiasti. Entusiasmo viene dal greco entheos, che significa essere in Dio, essere Dio, avere il Dio in sé. E siccome tutte le forze, anche quelle che la tua mente analitica giudica negative, sono Dio, quindi essere in Dio, essere entusiasti, significa integrare tutte le emozioni di rabbia, frustrazione, tristezza, cioè essere entusiasti di quelle emozioni, non solo della parte che la tua mente analitica razionale giudica belle, perché non li creano scossoni. Essere Dio significa entusiasmo, significa essere tutto. Ricordate che tutto è voluto da Dio, luce e ombra. Quindi tu quando integri tutti i due aspetti della polarità sei
ti senti Dio, entusiasta, enteos, sei in Dio. E quindi cosa fai? Smetti di giudicare, ti ergi al di sopra del bene e del male. Questo è il punto. Tutto è giusto perché è voluto da Dio. Quindi la nostra mente razionale, analitica, che ci vuole all'interno di questa matrix manipolabili, suscettibili di corruzione mentale, ci stiamo liberando da tutto questo, no? E quindi ricordate, non c'è nessun nemico fuori, non c'è nessun nemico fuori. L'unico nemico è la tua mente ordinaria, razionale, che è programmata per farti essere schiavo di se stessa. E quindi tu fuori vedi chi ti vuole rendere schiavo, il governo, la società, il partner. No, non esiste quello. Perché un solo uomo libero è tutti gli uomini, come diceva Borges. Quello che uomo ha fatto, uomo può fare. E quindi la differenza la fa il singolo, che diventa il tutto. Ok, ragazze mie, ragazzi, io sono ancora stordita da queste mail pazzesche che ho letto. Grazie, 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 grazie. E così, ragazze mie, adesso partiamo. Facciamo le previsioni energetiche, lo dico per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi siete tantissimi. Ovviamente state capendo che la mia scuola iniziatica è una scuola di folli. Folli cos'è? Uscire fuori dalla mente ordinaria. Tutto ciò che è giudicato normale, cos'è la normalità? Se abbiamo una concezione di società moralistica, patricentrica, in cui si hanno certi valori morali che non sono i valori naturali, ok? Ve lo spiego sempre questo, la differenza tra archetipo e stereotipo. E allora essere folle rispetto a una società di questa natura significa essere verso i valori naturali e quindi ridare all'uomo il proprio potere. E i tarocchi leggono il karma individuale e collettivo che è comune a tutti, il potenziale dharma. Non c'è un futuro prestabilito, però c'è un destino che si deve compiere rispetto ai doni e ai talenti da integrare, cioè il karma ti serve ad andare incontro al tuo destino. E il karma va risolto, il destino va compiuto. Anche il destino è frutto del karma. Perché? Perché il destino sono doni, qualità, talenti da integrare in questa incarnazione. Come li integri? Grazie alle sfide che il karma ti mette davanti. Finché non integri quel karma, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete, si ripete e tu magari riprendi lo stesso destino in tante incarnazioni, finché non integri quel karma. Quindi i tarocchi leggono il viaggio dell'eroe in questi termini. Quindi come ci arrivi, cosa ci fai delle esperienze del karma, lo decidi tu. Questo è il libero arbitrio, per andare incontro ai talenti che ti sei prefigurato nel tuo destino. Ok, allora ragazze mie e ragazzi, iniziamo, abbiamo 3 varianti oggi, dal 6 al 12 maggio abbiamo questa luna nuova dell'8 maggio potentissima, ragazzi, ormai è tutto potente, avete capito che stiamo sacralizzando ogni cosa, stiamo rendendo sacro ogni cosa. Quindi ogni giorno abbiamo capito che il miracolo della vita si palesa, quindi rendere sacro. Rendere sacro significa darsi, 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 darsi. Darsi a cosa? Darsi alle tue emozioni. Ok. Abbiamo 3 varianti, ne potete sentire anche più di una o tutti e 3 come una variante unica, come spesso molti di voi fate. Vediamo cosa ci dicono a livello generale. Abbiamo pubblicato ieri la stesa sul lavoro e quindi mi concentrerò oggi sulla parte generale per vedere se puntano l'attenzione anche sul lavoro o su altri eventi e poi sull'amore fisso, sia per uno che per l'altro, ok?
Quindi, ragazze mie e ragazzi, allora, questi sono due mazzi nuovi, non so che mazzi sono, me li hanno regalati, non lo so, questi sono i Guido Crepax di Valentina, bellissime, però non so, penso che su internet le potete trovare, questi sono del Botticelli invece, ok, e questi sono degli altri che non mi ricordo come si chiamano. Ovviamente non li posso mettere tutti sotto all'info box in descrizione miei tarocchi perché sono a centinaia, che no. Centinaia no, però sono tantissimi, altrimenti non mi entrano tutte le informazioni che vi devo scrivere. Ok, ragazze mie e ragazzi, allora partiamo dal primo mazzo. Allora, tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo un po' cosa ci dicono a livello generale in questa settimana dal 6 al 12 maggio. Quali sono le probabilità karmiche e dharmiche per te? Cioè, cosa gli succede in questa settimana? Vediamo a livello generale cosa ci dicono i tarocchi. Poi dopo facciamo l'amore. Allora, vediamo per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il primo mazzo, dal 6 al 12 maggio, cosa accade? Dal 6 al 12 maggio. Allora, vediamo. L'eremita. La regina di bastoni. L'asso di denari. 6 di spade. Re di bastoni. La la! Qua c'è qualcuno, ragazze mie, che ti ha osservato fino all'inverosimile e farà delle azioni nei tuoi confronti. Ti dico, a livello lavorativo, personale, ti vedo da Dio. Perché ti dico questo? Poi ti dico di quello che ti stavo dicendo prima di questo signore qua. Allora, ti dico, a livello lavorativo e personale, ti vedo avere molto successo, avere tutto sotto controllo in questa settimana. E vedo che ci sarà anche, verrai anche notata o notato, premiato all'interno di vari contesti, non solo lavorativi. Verrai premiata, ti vedo pieno di entusiasmo, avere tutto sotto controllo, ti vedo leader sia nelle questioni lavorative che ti permetteranno, grazie a queste tue doti da leader, di avere un'opportunità in concreto, qualcosa di importante sul piano lavorativo. Ma non solo, ti vedo bene fisicamente, cioè ti vedo piena di forze, questo ti porta, magari dopo un momento introspettivo che hai avuto, e vedo in questa settimana avrai i frutti del tuo lavoro introspettivo anche da un punto di vista fisico. Ti vedo bene, bellissima, bellissimo, pieno di energia e sarai notata o notato per questo, ok? In vari ambiti, eh? Poi qua c'è un signore che è a distanza, che farà un'azione nei tuoi confronti. Mi parlano a vari livelli l'amore lo vediamo dopo. Mi parla di una persona molto interessata o interessato al tuo carisma che ti vorrà proporre qualcosa. Mi può parlare d'amore o mi può parlare anche di altro, oppure ambedue. Sì. Mi parla a livello generale, quindi a livello generale cosa ci dice? Mi parla anche ben aspettati, sono degli spostamenti in programma. È possibile che tu prendi anche l'iniziativa di fare uno spostamento di lavoro o verrai premiata in uno spostamento di lavoro, questo mi sta arrivando. Comunque il succo di questa stesa è che ti vedo proprio avere tutto sotto controllo in questa settimana a livello proprio energetico. Ok, vediamo carta positiva per te. Carta positiva, l'otto di denari, non avevo dubbi, il lavoro va benissimo in questa settimana e metto l'attenzione sul fatto che ti vedo motivata o motivato nel lavoro, ti piace questa cosa e avrai anche dei riconoscimenti in tal senso, il lavoro va proprio benissimo. Vediamo, vediamo cos'altro, carta negativa, energia negativa, il re di denari. Probabilmente qua per quanto riguarda le situazioni lavorative è possibile che tu voglia avere più cose sotto controllo in questa settimana e quindi questo ti può far stressare un pochino, però ti dicono non ti preoccupare, tu focalizzati nel qui ed ora, lavora, fai quello che devi fare e non avere, diciamo, non pensare ad altro, focalizzati sul qui ed ora, ok? Vediamo, mettimene un'altra sull'aspetto negativo.
il giudizio. Alcuni di voi dovevano prendere una decisione se andare via da una situazione lavorativa oppure no. Quindi mi stanno parlando che dovete prendere delle decisioni rispetto a un capo o una persona e vi può costare prendere questa decisione perché probabilmente vi arriva un'opportunità nuova da parte di un'altra persona. Questo è un messaggio specifico per alcuni di voi, Sì. Oppure rivendicate a una persona più stabilità. E quindi questo dovete prendere questa decisione e vedo che lo fate in questa settimana. Ok. Più stabilità a livello economico e lavorativo, Vediamo cosa ci dicono i tarocchi in merito. Scusami, i tarocchi, dove stanno gli altri oracoli? Questi. Sul lavoro. La porta di casa, sì, la porta di casa è una carta di grande equilibrio, mi parla di successi anche lavorativi, di stabilità, di serenità a livello generale lavorativo. È possibile venga a trovare anche una persona, vi contatti anche una persona che non vedevate da tempo e vedo molto equilibrio, molta stabilità, una persona molto affine a voi. Mi può parlare di qualsiasi tipo di persona. Vediamo ancora. La porta dell'acqua, io vedo che qua le emozioni fluiscono, la porta dell'acqua mi parla a livello sia lavorativo che amoroso. A livello lavorativo vedo anche una partnership qua molto forte che ti può proporre un'opportunità importante. E a livello amoroso la porta dell'acqua è il 2 di coppe, è la temperanza. Mi parla che anche a livello sentimentale qua ci saranno delle scoperte, le emozioni fluiscono bene. Comunque adesso le analizziamo sulla parte amorosa. E quindi ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere sia che tu abbia una persona nel cuore, una persona di interesse, che tu sia già in relazione con qualcuno. Andiamo a vedere in questa settimana quello che può accadere rispetto alle energie che ci daranno le carte, i maestri attraverso le carte. Allora, andiamo a vedere sull'amore, carta guida prima di tutto, una carta guida, cosa succede in amore alle mie ragazze e ai miei ragazzi, dal 6 al 12 maggio, dal 6 al 12 maggio, carta guida, cavalieri bastoni, qua abbiamo un puledrone, toc toc, sono io puledrone, abbiamo un cavalieri bastoni, abbiamo movimento d'amore, abbiamo forte passione, impeto, una persona che arriva da te con forte impeto, impulso, passione, cambi all'improvviso, comunicazioni all'improvviso, movimenti all'improvviso. Cavalieri bastoni e cavalieri spade sono due cavalieri che vanno all'improvviso, no? Arrivano senza preavviso, con la mazza e il puledro. Cioè, in questo caso abbiamo una forte energia passionale, un cambio, comunicazioni improvvise, movimenti improvvisi, wow, una bellissima energia del 6 di coppe qua abbiamo, Qua abbiamo l'amore in questa settimana, cioè vedo cambi improvvisi, comunicazioni improvvisi, una persona che porta energia preziosa alla tua quotidianità in questa settimana. Può essere una persona che tu già conosci come il 6 di coppe, come già vi ho spiegato nel video degli arcani minori delle coppe, oppure una persona che ti porta un'energia preziosa. Qua c'è un 5 di coppe, 4 di coppe, qua c'è qualcuno che si pente per averti lasciato in disparte e non averti dato la giusta attenzione, 4 di coppe, e qua c'è qualcuno che si pente, 5 di coppe, e qua che c'è un cambio bellissimo nei tuoi confronti. Oppure se sei da sola o da solo, io vedo che qua hai riflettuto molto sulla tua situazione emozionale, hai lavorato un po' sulle tue ferite, no? C'è un po' di tristezza, una mancanza di voglia di non trovare la persona giusta ed è come se per magia comparisse una persona con cui te la intendi perfettamente a livello emozionale. Ok, questo è un po' il racconto di questa settimana in soldoni. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci raccontano i tarocchi questi. Allora, vediamo per le mie ragazze e i miei ragazzi in questa settimana dal 6 al 12 maggio. Cosa accade in amore? Questa è caduta da sola, regina di bastoni, ulala, ti vedo, adesso ti dico, vedo energia molto forte da parte tua, è una persona a cui ti piaci tantissimo, C'è una persona a cui tu piaci tantissimo, forte energia passionale, sessuale, vediamo un po'. Cosa succede in amore in questa settimana?
L'appeso e la luna. Qua ci sono un po' di... La situazione in amore non avanzava, l'appeso era ferma e la luna questo ti creava un po' di paura, oppure può essere una persona nuova che arriva e ti crea un po' di paura. Oppure qua la situazione non avanzava e questo può averti suscitato delle paure, un po' di ansie. Mm. Oppure c'è un po' di paura, un po' d'ansia rispetto a questa persona. Vediamo un po' comunque. Forte il segno del pesci e del cancro. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo la luna, il 9 di coppe, cavaliere di spade, la temperanza, paggio di bastoni. Guarda, o qua ci sono... Allora, se c'è una persona, io qua vedo che questa persona... vedo, allora, qua vedo l'energia di qualcuno un po' più egoista, Cavaliere di Spade e il 9 di Coppe, oppure qualcuno è incentrato molto sul proprio amor proprio, questo può generare nell'altra persona una sensazione di egoismo, ok? E qua io vedo questo, oppure sei tu che stai da sola, stai bene, o comunque sia, stai con le tue cose, entra questa persona all'improvviso e ti può creare un po' di che faccio adesso? Mm? Sì, abbiamo il segno anche del Sagittario, Ariete e Leone. Vediamo un po'. Allora, energia attuale abbiamo la regina di bastoni e il paggio di coppe. Qua c'è proprio qualcuno che ti dichiara qualche cosa qui, eh? Allora, qua c'è una persona a cui piace tantissimo, già l'energia del presente. Se non c'è ancora questa cosa, non la stai vivendo, c'è un corteggiamento questo nei tuoi confronti. Se non lo stai ancora vivendo, è energia del presente, quindi è proprio adesso, succederà adesso, in questi giorni, eh? Ci sono comunicazioni di corteggiamento, paggio di coppe, regina di bastoni, c'è una persona a cui piaci moltissimo, si approccia a te, ok? Vediamo energia positiva. Asso di coppe. Qua viene l'amore per te in questa settimana, c'è proprio l'asso di coppe. Qua c'è un'opportunità d'amore in questa settimana. Per molti di voi lo state già vivendo questa cosa, eh? Per altri è proprio questa, asso di coppe. Vediamo il blocco qual è. Paggio di spada al blocco, è possibile che tu non ti fidi tanto di questa persona, oppure pensi che ci sia un'altra persona in mezzo. Quindi o tu non ti fidi di questa persona, fai fatica un po' ad aprirti, per esempio se è una persona nuova, oppure fai un po' fatica ad aprirti, o perché c'è un'altra persona in mezzo. E quindi tu hai, vedevamo la luna qua, no? Oppure c'è un'altra persona che può fastidiare un po' la situazione. Mm. Comunque poi lo andiamo a vedere durante la lettura. Vediamo il passato. 4 di bastoni e 9 di spade. Io qua vedo delle preoccupazioni riguardanti a un incontro che forse non si è ancora dato e qua si può avere un incontro con questa persona. Preoccupazioni riguardanti un incontro. 9 di spade mi parla di un po' di paura. 4 di bastoni mi parla di un incontro. Oppure mi parla di stabilità, tu non sai se fidarti di questa persona, se dà stabilità, se è una persona stabile. Vedo un po' di preoccupazioni per un incontro che c'è stato, oppure un incontro che non è ancora avvenuto. Oppure qui, se sei singolo, ti vedo un po'... resti ad aprirti, diciamo, non ti fidi molto. Vediamo un po'. Cosa avviene nei prossimi 5-8 giorni in amore? 9 di bastoni, 3 di bastoni, il Papa e il Papa. Che c'è dopo il Papa? Il 2 di spade. Allora, io ti dico una cosa, per molte di voi, alcune di voi hanno, questa è una relazione extraconiugale, ok? Per alcune di voi arriva una persona e tu la vuoi mettere alla prova. Questa cosa non sai se fidarti, hai un po' di timore, però qua c'è un'opportunità d'amore per te, una sfida karmica per te, che siete magari in relazione ufficiale con un'altra persona. Sto parlando a te che stai guardando, eh?
tant'è che non saprai cosa fare di questa cosa. Arriva l'amore, ti accende la passione e stai un po' così, per alcune di voi, e non sapete cosa fare di questa cosa qui, però vi accende di passione, per alcune. Poi, per altri di voi arriva l'amore dalla tua parte, molti di voi lo state già vivendo qui, è possibile che nei prossimi giorni ci sia un allontanamento, tre di bastoni da parte di questa persona per delle responsabilità e questo può creare un po' di mancanza di fiducia in voi, però è qualcosa di passeggero, ok? Perché magari ci sono dei ritardi o degli ostacoli rispetto a una distanza o per lavoro da parte di questa persona, che degli obblighi che non possono essere rimandati, il Papa, va bene? E questo può generare un po' di e mo? E adesso, ok? Però non ti deve preoccupare perché è qualcosa di puntuale questo, ti può generare un po' di paura questa cosa, ma non ti devi preoccupare, un po' di mancanza di fiducia, ok? Però non ti devi preoccupare perché comunque l'amore è dalla tua parte, c'è l'asso di coppe, è qualcosa di puntuale. Adesso per le ragazze single, io qua vedo che c'è l'amore dalla tua parte. Che cosa succede? Che tu sei molto esigente qua. Metti un po' di resistenze, cioè ci sono non tanto resistenze, stai un po' sulla difensiva, va bene con questa persona nuova che arriva o che è già arrivata. Cosa succede qua con il Papa? Che questa è una persona che ti farà una conversazione importante. Allo stesso tempo tu la metterai alla prova per vedere se è alla tua altezza. Cosa c'è dopo il 2 di spade? 4 di coppe. Allora, se parliamo di una persona che sta, io vedo, ricapitolando, io qua vedo corteggiamento, c'è passione, corteggiamento, c'è l'amore dalla tua parte. Che succede? Alcune di voi mettono alla prova questa persona per vedere se sono all'altezza. Altre di voi avete questa, per alcune di voi qua c'è una persona che ha una relazione già, o siete voi o quest'altra persona. Tant'è che in un primo momento voi rifiutate l'invito, va bene? In un primo momento, poi almeno per questa settimana, però questa cosa vi intriga per alcune, ok. Allora, il fatto che questa persona, per esempio, sta a distanza in quella settimana e può avere degli obblighi, questa cosa vi può generare un po' di abbassamento d'animo. In un primo momento voi potete dire no, vabbè, adesso prendo una decisione, lo lascio andare, questa persona non mi interessa, mi crea problemi perché è a distanza. E fatto sta che sta a voi la scelta, ok? Mm. Qua io vedo un po' di ritardi rispetto a una distanza o rispetto a degli obblighi, però l'amore c'è. Oppure qua è una relazione che qualcuno dei due ha un'altra persona e voi non vi fidate tanto, in un primo momento rifiutate l'invito, questo mi stanno dicendo. Comunque fammi andare a vedere cosa ci aggiungono i mini tarocchi. Forte il segno del toro, ok. Allora, energia attuale nell'amore, energia attuale nell'amore, regina di bastoni e paggio di coppe, regina di denari. Qua mi parlano che ci possono essere due figure per alcune di voi, o da parte vostra o da parte dell'altra persona, ci possono essere due figure. Oppure se non c'è nessuno, io qua vedo la regina di denari che questa persona vi sta corteggiando o vi corteggerà in questa settimana, però vi vedo più incentrate nelle vostre responsabilità, lavoro, casa o famiglia. Vediamo asso di coppe al positivo, 5 di spade, vedi, vi vedo un po' tese con questa opportunità d'amore, non sapete un po' cosa fare con questa opportunità. Vediamo il paggio di spade al blocco, paggio di spade al blocco, 7 di bastoni. Io all'inizio credo che voi rifiutate l'offerta, all'inizio. Ve la pensate, rifiutate un po' l'offerta, perché qua lo 7 di bastoni parla di ostacoli che ci possono essere inerenti o a una terza persona, o ostacoli che voi potete frapporre tra voi e questa persona perché non vi fidate tanto, oppure ci possono essere degli ostacoli di natura lavorativa o di distanza e quindi voi c'è un po' di ostacoli in tal senso. Vediamo il cavaliere, magari arriva a repentina questa persona, voi non ve l'aspettate, mi spiego, vi prendete il vostro tempo. Magari in un primo momento non accettate questa cosa. Vediamo il 9 di spade e il 4 di bastoni nel passato. La ruota, qua c'è stato un cambiamento rispetto a un incontro o rispetto a una stabilità. Il 9 di spade e la ruota.
E 9 di spade, 4 di bastoni, il diavolo. Io credo che qua nel recente passato ci sia stata una grande tentazione per voi di questo incontro. Vado a questo incontro, non vado a questo incontro, chatto con questa persona? Oppure qua avete avuto a che fare con una persona che magari ha una terza persona, voi non vi fidate, avete messo dei limiti. Oppure qua la vostra priorità, se siete singoli, è stata, c'erano delle preoccupazioni riguardanti la casa o il lavoro o una stabilità e questa era prioritaria. Oppure preoccupazioni per una convivenza con una persona. Vediamo un po' questo 9 di bastoni, prossimo futuro. È uscito il 6 di denari, è come se voi, qua c'è il 6 di denari, 9 di bastoni, ci possono essere un po', perché il 9 di bastoni mi parla di limiti in questo caso, è come se non percepite proprio il senso del giusto con questa persona, ecco. Vediamo un po' il 3 di bastoni, 8 di denari, qua mi parla che c'è un'attesa rispetto al lavoro, a delle responsabilità e quindi ci possono essere delle questioni prioritarie di natura lavorativa che rallentano un po' la situazione. Oppure voi mettete alla prova una persona per vedere se mette sforzo e impegno. Vediamo il Papa. 6 di coppe, wow, qua arriverà una conversazione molto importante da parte di una persona che vuole riconnettersi con te, oppure una persona che ti vuole dare una grande energia preziosa, bellissima, e a te ti vedo con i dubbi. In un primo momento io tu credo che la rifiuti, in un primo momento, perché te la devi prendere con calma, c'è un po' di conflitti, non ti fidi tanto. Allora, ricapitolando un attimo, per le ragazze singole, io qua vedo una persona che, o comunque per le ragazze singole, sì, una persona che arriva in questa settimana all'amore dalla tua parte, io vedo che te la prendi con calma perché sei molto concentrata sulle tue cose, vuoi vedere un po' perché non ti fidi tanto. Vedo che sei tu a mettere un po' le barriere, un po' dei limiti, perché ti concentri più sulle tue questioni lavorative. Però questa persona con il Papa, mi dicono col 6 di coppe, ne vale la pena. O comunque mi sta tant'è che tu però sei un po' sulla difensiva, non sai cosa pensare, non sai cosa fare. Va bene? Diciamo che sei tu che te la prendi un po' con calma all'inizio e io credo sia un no, però poi dopo si vede. Invece per le ragazze che hanno già una persona di interesse, io qua vedo che state già chattando, comunque sì, avete questa persona, però siete molto concentrate sulla vostra situazione economica, lavorativa e familiare. Oppure ci può essere un'altra persona e voi state mettendo alla prova questa persona. Sapete che se c'è un'altra persona, la persona di cui stiamo parlando nei tuoi confronti è molto chiara con te, cioè è una persona che veramente ha un'energia bellissima nei tuoi confronti, il Papa, il 6 di coppe. Ma il Papa mi parla di una persona che ti farà una conversazione importante relativa a quello che vuole con te, anche se c'è un'altra persona e tu, o c'è potuta essere un'altra persona, questa persona non c'è più, anche se tu pensi che ci sia, e te lo dirà questa persona. Il Papa 6 di coppe, perché il Papa nei tuoi confronti, o il 6 di coppe, è riconnessione di un certo spessore con te. Però in un primo momento io non so se tu sei d'accordo, ecco. Se non c'è un'altra persona, io qua vedo che qua ci sono delle dinamiche relative alle situazioni lavorative che possono mettere un po' di distanza tra voi, però è qualcosa di puntuale perché io vedo che alla fine di questa settimana questa c'è una riconnessione, nonostante un po' di tuoi dubbi. Fammi vedere che c'è il 4 di coppe. 5 di denari, è possibile che per un allontanamento da parte di questa persona tu ti senta un po' messa da parte. Però qua è qualcosa di puntuale perché qua abbiamo una persona di spessore, una persona seria. Oppure sei tu che arriva questa persona con un'energia preziosa, magari è una persona, mo ti dico anche questo, che vuole riconnettersi con te, che era impegnata prima, ma tu hai già un'altra relazione e gli dici di no. Ok? Gli dici di no, 2 di spade, 4 di coppe, 5 di denari. Oppure c'è questa persona che si sente molto sola senza di te. Fatto sta che il potere sta nelle tue mani. Fammi vedere questo 2 di spade, 4 di coppe e 5 di denari. La luna, vedo delle paure inerenti a questa cosa, un po' di paure tue. La luna l'avevamo pure qua, un po' di paure tue. Se avevi dubbi che questa persona comunque sia per quale sia il tuo caso, che siamo a migliaia,
non sia seria con te, non è così. C'è il Papa? Ok. Quindi sta a te la scelta qua. Vedi la luna, 8 di bastoni, sei preoccupata di queste conversazioni, di queste... ti vedo un po' preoccupata. Va bene, vediamo un po' qual è l'ultima carta dei Rider-Waite. Così stanno le energie in questa settimana. Ovviamente non mi metto a fare un podcast, mi metterei a fare un podcast per ogni variante, per come affrontare i momenti di buio, di paura. Ricordiamo che la luna è la tua anima, le emozioni. Ok, sapete come si lavora su. Vediamo un po' qual è l'ultima carta di Rider-Waite. Guarda, qua c'è il sole. Io qua vedo alla fine che ti lasci andare, c'è felicità qui, eh? Il sole mi parla di felicità, assolutamente ragazze, di felicità, chiarimenti, sì, guarda, 3 di coppe, festeggiamo, risolviamo queste cose insieme, d'accordo? Ok. Vediamo cosa ti dirà con i miei oracoli lui-lei questa persona. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Qual è il messaggio profondo di questo Papa per te? Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Qua mi sta parlando del fatto che questa persona con il Papa mi parla di una lezione spirituale integrata, oppure se è una persona nuova, è una persona di grande spessore, che si dà conto del valore della vostra unicità e della condivisione di tale unicità. Siamo totalmente diversi, significa che dà valore alla diversità. Cioè, l'altro fuori da me è un arricchimento, non è una diminuzione. Siamo unici, siamo complementari l'uno con l'altra. È una bellissima energia, ragazze, ne vale la pena. Forte energia del leone, anche l'ho detto, Capricorno, Vergine, Toro, sì. Ok, vediamo cosa ti dice l'oracolo delle risposte. Amore. Messaggio in una bottiglia. Essere imparziali. Latte e miele sono carte bellissime, mi dice che cambiano delle cose, essere imparziale è la persona che vuole fare le cose giuste fatte bene con te, il Papa. Latte e miele mi parla di un momento di godimento dove tu ti lascerai andare e lascerai anche le paure andare, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, messaggio bellissimo, complimenti a tutte e a tutti. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo. Andiamo a vedere prima di tutto la parte generale dove ci mettono l'attenzione. Come vi ho già detto prima, la parte sul lavoro l'abbiamo pubblicata venerdì e quindi andiamo a vedere se ci mettono attenzione anche sul lavoro o altre dinamiche e poi ci analizziamo nel più nel dettaglio l'amore. Allora, andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo. In linea generale cosa accade in questa settimana dal 6 al 12 maggio. Allora, il 5 di coppe, il 6 di coppe, il 9 di spade, 4 di spade e il re di denari. Allora, qua mi stanno parlando, c'è l'energia di una persona che è preoccupata. Col 9 di spade mi parla di una persona, di energia di una persona che è preoccupata, con cui è successo qualcosa, il 5 di coppe, una situazione di pentimento, di abbandono. C'è la volontà di recuperare questa cosa, il 6 di coppe, mi può parlare di chiunque, questo re di denari qui, che può essere un familiare, una persona, anche un datore di lavoro può essere, con cui c'è comunque un'energia emozionale, la situazione è ferma con questa persona, può essere un padre di famiglia, mi stanno parlando di questa persona qui. Oppure mi stanno dicendo che questa persona, adesso ti dico, qual è l'energia del re di denari nei tuoi confronti?
del 7 di denari. C'è una persona che è molto pentita e sta cercando e sta pensando molto a quello che è accaduto tra voi due. O è pentita o c'è silenzio con questa persona. Questa è una persona piena di responsabilità, può essere di denaro, lavoro, famiglia o di responsabilità proprie. È una persona con cui c'è silenzio in questo momento e c'è sofferenza da parte di questa persona per una connessione tra di voi, non vi state sentendo. Ripeto, può essere di qualsiasi natura perché sull'amore poi lo andiamo ad analizzare dopo. Qua c'è una persona che sta pensando molto a quello che è accaduto tra di voi e ci sono preoccupazioni inerenti a questo. E quindi a livello energetico mi dice che c'è questa condizione per te in questa settimana. Non mi stanno parlando se si sblocca o meno, adesso vediamo. Vediamo un po' energia positiva per te in questa settimana. Il mondo mi parla di una nuova tappa, quindi è possibile che si sblocchi in questa settimana con questa condizione con questa persona. Una nuova tappa mi parla. Vediamo di che cosa parla questa nuova tappa del mondo al positivo per te. Della regina di denari, sì, mi dice di avere un po', mi parla della tua pazienza che darà risultati, il re e regina di denari, quindi può essere una coppia, la tua coppia o una persona o sul posto di lavoro, può essere anche questo. Fatto sta che l'energia mi stanno dicendo di una situazione che è bloccata, di una persona che ha un certo pentimento, vorrebbe recuperare una connessione, c'è un'attesa rispetto a questo. Mi stanno dicendo per te si apre una nuova tappa e la regina di denari al positivo mi dice che tu non ti devi preoccupare di niente, la tua pazienza verrà ripagata, ok? Perché è questa persona che farà dei passi nei tuoi confronti. Non so se in questa settimana, è possibile in questa settimana e tu te la prendi con calma, va bene? Avrai a che fare con questa persona qui. Vediamo l'energia negativa. Il 2 di bastoni, certo è che per te prendere una decisione rispetto a questa persona ti può costare prenderla subito, quindi è come se ti dicessero prenditi i tuoi tempi, non ti preoccupare che le cose si risolvono come devono andare a tuo favore per una nuova tappa, ok? Vediamo un po' cosa ci dice quest'altro oracolo. O può esserci una distanza lavorativa tra te e questa persona, magari volete stare insieme, non potete in questa settimana, però la tua pazienza verrà ripagata. Vediamo, allora, cosa ti dice questo oracolo? Sì, la porta del paradiso è una carta bellissima per te, che ti dice tutto quello di cui ti ho parlato rispetto a questa situazione. La porta del paradiso è la migliore del mazzo e ti dice la benedizione è dalla tua parte. Va bene? Quindi non ti preoccupare, stai tranquilla, serena, la benedizione è dalla tua parte. Ci possono essere anche delle dinamiche inerenti ai figli in questa stesa. Rispetto ai figli e il padre dei figli, ti dicono abbi pazienza perché le cose si predispongono in tuo favore. Va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere a livello amoroso cosa accade, sia che tu abbia una persona di interesse, sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po'. Allora, una carta guida per le mie ragazze e i miei ragazzi del secondo mazzo nell'amore. Carta guida. 10 di bastoni, stanno al contrario, 10 di bastoni e 4 di spade. Mi sta parlando di una situazione ferma in amore, di una situazione che fa fatica ad andare avanti, ci sono un po' di pesi. 2 di bastoni, è possibile che tu abbia una persona a distanza che osserva tanto, che ti osserva, però la situazione è ferma oppure questa persona ha dei pesi, delle responsabilità che rendono la cosa un po' difficile fino a questo momento. Oppure se sei da sola mi dice, o da solo mi dice che l'amore è un po' fermo, è come se tu ti focalizzassi, ti fossi focalizzato fino a questo momento su delle responsabilità tue prioritarie, denaro, lavoro, famiglia, ed è come se queste cose ti abbiano un po' stressato, vuoi stare tranquilla, tranquillo, e la situazione in amore è un po', è come se non avanza, fa fatica ad avanzare, no? Vediamo un po', allora, questa energia carta guida, vediamo un po' cosa ti dicono. Cosa succede nell'amore in questa settimana dal 6 al 12 maggio per le mie ragazze e i miei ragazzi del secondo mazzo. Vediamo.
4 di coppe e re di denari, sì, è come se non fossi soddisfatta a livello sentimentale rispetto a una persona che magari è molto più concentrata sulle sue responsabilità, oppure puoi essere tu che non trovi una persona alla tua altezza e quindi le scelte che hai o che hai avuto a disposizione non ti soddisfano. Oppure sono qua, c'è l'energia di qualcuno un po' demotivato a livello emozionale perché è carico di responsabilità. Quindi può essere che sto parlando di te o della tua persona di interesse se c'è. Ok? Vediamo un po'. Forte di nuovo energia del Capricorno, Vergine e Toro. Quindi energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo il Re di Denari, 9 di spade, 2 di bastoni, regina di denari e il mondo. Qua mi è uscita di nuovo come è uscito prima re e regina di denari. Qua c'è una coppia, però c'è una distanza che crea preoccupazioni. Distanza a livello geografico, a livello... ci sono delle preoccupazioni inerenti a questa coppia qui, re e regina di denari. E la situazione non procede, ci sono delle paure per una scelta da fare o per una distanza o per lavoro. Ok, andiamo a vedere energia attuale, cosa succede in amore? 7 di denari, infatti qua io vedo l'energia di un'attesa, c'è un'attesa qui. State attendendo, c'è l'energia di un'attesa. Vediamo carta positiva. Re di bastoni. E qua arriva, qua vedo l'energia di una persona che mette sforzo e impegno, a cui piaci molto a questa persona. Vedo l'energia di una persona a cui piaci molto qui, una persona che fa uno sforzo e impegno nei tuoi confronti. Vediamo il blocco. L'asso di coppe. Allora ragazzi, mi sta arrivando fortissima questa cosa, mi sta dicendo è possibile che arriva un'altra persona però tu la rifiuti, oppure è possibile che arriva una persona e l'asso di coppa al blocco, è come se rifiutassi l'opportunità. È possibile che ci siano due persone, oppure se per esempio sei da sola, tu stai aspettando, qua arriva una persona, forse anche molto, in modo molto forte, però l'asso di coppa al blocco è come se è proprio l'amore al blocco, come se ci fosse un po' di poca fiducia da parte tua nei confronti ad aprirti all'amore, però la persona c'è. Vediamo comunque, lo andiamo poi ad analizzare nel corso della lettura. Vediamo il passato, paggio di denari, il 10 di coppe. Io qua vedo che c'è una bellissima connessione con qualcuno qui, però adesso c'è un'attesa. Qua vedo 10 di coppe, fante di denari, c'è un'intesa bella con qualcuno, però qua c'è un'attesa. Oppure se sei da sola io ti vedo concentrata o da solo con i tuoi amici, con le persone che ami di più, concentrata sul lavoro, stai aspettando anche l'amore alla tua altezza e qua può arrivare una persona però non ti vedo proprio ricettiva o ricettivo. Andiamo a vedere che succede. Prossimi 5-8 giorni. Fante di coppe, il carro, la giustizia. Là ragazze mie, là. Allora, qua io vedo una persona che viene sparata nei tuoi confronti, anche proprio sparata, e vedo energia di corteggiamento e un viaggio nei tuoi confronti, un viaggio, uno spostamento con il carro. La giustizia mi dice che le cose finalmente tornano a fluire nell'amore per te, dopo questa attesa che stai vivendo. Assolutamente, però fammi mettere una carta vicino alla giustizia, 6 di denari. Sì, allora qua le cose tornano in equilibrio. Allora io qua vedo che c'è questo asso di coppa al blocco, credo che sia un po' di mancanza di fiducia tua perché la situazione non avanzava. Qua avanza, anche se c'erano delle condizioni, allora ti dico, se c'erano dei problemi con i figli, qua vengono risolti i problemi con i figli, magari anche con il padre o la madre dei figli, va bene? Vengono risolte, la giustizia 6 di denari mi parla di situazioni che erano pendenti tra te e questa persona e c'è la voglia di intendersi l'uno con l'altra per i figli, va bene? Quindi la giustizia a tuo favore, anche divorzio a livello consensuale, ci sono consensuali per i figli, questo mi stanno dicendo. E allora ti dico, se sei single, qua arriva questa persona sparata e qua con l'idea proprio di volersi intendere con te.
e vedo una persona che fa tutto molto in fretta nei tuoi confronti, ecco perché forse l'asso di coppe al blocco tu stai un po' così per vedere che succede, però io vedo che qua ci si intende, mi spiego? Se invece qua tu stavi aspettando una persona che lavorava fuori o comunque per lavoro non c'era possibilità di amore, di incontrarsi, io per alcuni di voi vedo che ci possono essere delle opzioni. Se tu stavi aspettando una persona che per esempio lavorava fuori o stavi aspettando questa conoscenza che avevi fatto da poco, questo mi arriva. Io ti dico anche un'altra cosa, qua può entrare un'altra persona che ti fa vedere subito con volontà e impegno che vuole intendersi con te e tu diciamo che dai le spalle a questa prima opzione, mi spiego? Qua abbiamo forti segni del cancro, Ariete, Leone, Sagittario e Bilancia. Va bene, andiamo a vedere cosa ti dicono, che cosa ci aggiungono le spiegazioni. 7 di denari. Allora, 7 di denari, 7 di denari, situazione attuale nell'amore. 7 di denari, 7 di denari. 10 di coppe, vedi 10 di coppe l'abbiamo qua. Stai aspettando l'amore, sì. Stai aspettando l'amore o una persona. Vediamo il re di bastoni a positivo. La luna, vedi arriva questa persona, però tu hai un po' di paura, un po' di dubbi su questa persona. C'hai un po' di dubbi su questa persona. Vediamo, l'asso di coppe al blocco, asso di coppe al blocco, 9 di spade. È come se ti vedessi che arriva questa persona all'improvviso così sparata e tu hai un po' di preoccupazioni in merito. O perché vedi che questa persona mette sforzo e impegno nei tuoi confronti e stavi in ballo con un'altra persona, oppure preoccupazioni inerenti a... Vediamo perché queste preoccupazioni. Asso di coppe, 9 di spade al blocco, al 5 di denari. Non ti fidi se questa persona ti dà ciò che meriti. Sì, se questa persona ti dà ciò che meriti, perché magari può stare a distanza, vedi il carro a distanza? Però io qua vedo che tutto si risolve. Vediamo 10 di coppe, il fante di denari, il 6 di coppe. Io qua vedo che c'era una bellissima energia con qualcuno, 6 di coppe. Mm. Vediamo questo fante di coppe. 10 di denari, qua c'è una persona che vuole il tuo incontro, vuole il tuo incontro, vuole tutto, il carro, cavaliere di coppe, ragazzi miei, questo mette il piede sull'acceleratore questa persona, a te ti vedo come un po', ma che succede? Mi darà quello che merito, preoccupazioni in merito a questo, che dico? Che dici, lo faccio, mi lascio andare? Vediamo la giustizia, l'8 di denari. Ragazze, ragazzi, questa è una persona che vuole far funzionare le cose tra tutti e due, risolvendo anche delle questioni che non sono state giuste con te, va bene? Oppure se sei single, qua arriva proprio pisando fuerte, si dice in spagnolo. Cioè, proprio arriva forte questa persona. A te ti vedo un po' così. Vediamo questo 6 di denari. 6 di denari. La stella, ragazze mie, ragazzi, allora, qua io vedo che c'è un intendimento forte con una persona, la voglia di intendersi, di fare dei piani insieme, di venirsi incontro. E la stella mi parla della realizzazione di questo, forte il segno dell'acquario. Perché ci sono quelle paure? Re di bastoni, perché re di bastoni è la luna al positivo? Il 3 di coppe, perché pensi che non ti prenda seriamente questa persona, però le cose si sistemano, eh? Cioè perché lo vedi molto forte questa cosa, e dici ma è vera questa cosa? Va bene? E questo è il senso, ok. Vediamo un po'. Quindi per alcune di voi che avevano in sospeso una relazione, che stavano aspettando, e arriva una persona nuova, ragazze, qua. E io vedo che voi vi lasciate andare a quest'altra opzione che è proprio forte, per alcuni di voi, Vediamo un po' cosa ti dice questa persona. Cosa ti dice profondamente questo cavaliere di coppe, questo re di bastoni? Ok, mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. Per molti di voi che si è allontanata questa persona, viene battendo forte. Un'altra, cosa ti dice questa persona?
ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Non si arrende per niente questa persona. E io vedo che qua c'è una risoluzione bellissima fra tutti e due. Bellissima. Se la stessa persona, avevamo visto nel taglio che qua Re e Regina di Denari c'è una coppia, quindi nel senso è una persona che metterà lo sforzo e l'impegno rispetto a situazioni magari dove lo vedevi un po' più frenata, va bene? Cosa ti dice l'ultima carta dei Rider White? La torre, ragazzi, la torre. Qua alcune di voi, la torre mi sta a indicare che alcuni di voi che stavano aspettando una persona con la quale magari c'era una bella connessione, però non si concretizzava nulla, rompono questa situazione e si danno a questa persona che la vedrete proprio scioccata nei vostri confronti, eh? Ok, vediamo perché la torre. 4 di spade, allora, alcune rompono una situazione che era ferma, perché arriva una persona nuova. Per altre, una persona con cui c'era una bellissima connessione rompe il silenzio, d'accordo? E lo vedrete in questa settimana, ok. Andiamo a vedere adesso cosa ti dice l'ultimo oracolo. Latte e miele. È tempo di andare, vedi? Tra due mondi. Allora, per alcuni di voi stavano aspettando una persona con cui c'era una bella connessione. Però c'era un fermo. Arriva questa persona. Che succede? Che voi vengono i dubbi. Che faccio? Vado, non vado? Io vedo che alla fine qua voi vi lasciate andare perché c'è un buonissimo potenziale. Questo per coloro le quali ho menzionato prima in quella circostanza. Non è per voi, vedi? E poi le parche, per destino arriva questa persona. Ti vedo con dei dubbi, ma io credo che qua poi ti lasci andare. Un bivio, vedi, devi prendere una decisione. Quindi il bivio è relativo sia al fatto che magari arriva una persona nuova, tu non sai cosa fare, c'è una bella connessione precedente, però al tempo stesso c'era un'attesa che ti lasciava un po' pensare. Io qua vedo che tu ti lascerai andare perché c'è un'ottima intesa tra te e questa persona. Sei una persona nuova e stavi appesa, comunque sia una situazione precedente. Se invece è una persona nuova, io vedo che hai un po' di dubbi a lasciarti andare, diciamo all'inizio ti vedo un po' con delle remore, ma questa persona accelera forte e quindi tu nonostante le remore ti lasci andare per destino, ok? Perché è una bella connessione. Quindi ragazze mie ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo o anche il terzo mazzo. Andiamo a vedere quali sono gli eventi principali di questa settimana, vediamo dove si concentrano di più, sul lavoro, se altri aspetti e poi andiamo a dedicarci di più sull'amore. Ok, andiamo a vedere energia generale, cosa accade in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi del terzo mazzo dal 6 al 12 maggio. 7 di bastoni, cavallo di bastoni, 4 di coppe, 5 di spade e l'asso di bastoni. C'è qualcuno che arriva in questa settimana, mi può parlare di a livello affettivo o a livello emozionale, la parte amorosa poi la analizziamo dopo, che ti chiede un'opportunità. Tu sei un po' insoddisfatta di questa persona, probabilmente perché questa è una persona un po' impulsiva o può avere comunicazioni intermittenti che possono dare tensione, c'è un po' di tensione e di lotta tra te e questa persona e tu sei insoddisfatta, insoddisfatto di questa attitudine. Però c'è questa opportunità che arriva in questa settimana, ok? Cioè c'è l'opportunità di un nuovo inizio con questa persona, quindi poi sta a te decidere. Mi stanno parlando sostanzialmente di una situazione che ti dà un po' ti demotiva a livello emozionale, non sei molto soddisfatta, forse non ti prende questa persona nel miglior momento o si è comportata con energia un po' impulsiva, un po' di andirivieni. Mi può parlare di varie persone, non mi sto concentrando proprio sull'amore perché lo vediamo dopo. Io credo che sia proprio a che fare con una persona che magari di cui non sei soddisfatta del comportamento. Vediamo un po' alla carta positiva per te in questa settimana. L'8 di denari, nel lavoro va benissimo. Ti vedo concentrata nel lavoro, carta positiva per te, a parte questo diverbio un po' emozionale, che me lo mettono come evento principale.
Come evento positivo per te in questa settimana il lavoro. Mm? Il lavoro va bene, 8 di denari, ti vedo impegnata o impegnato nel lavoro o in cose che riguardano la tua attività, quello che fai. Carta negativa, la regina di denari, carta negativa. È possibile che tu abbia perso la pazienza con questa persona qui. E quindi è come se avessi un po' perso la pazienza con questa persona. Mm. Asso di denari, vediamo un attimo, carta negativa, regina di denari, imperatore. Allora ti dico una cosa, mi stanno parlando che è possibile che tu abbia perso la pazienza con questa persona, ma c'è un'opportunità di risveglio con questa persona. Sta a te la scelta. A livello lavorativo mi dicono ti vedo bene nel lavoro, ok? Nel lavoro ti vedo impegnata nel lavoro a conseguire degli obiettivi. Certo è che per rimettere ordine in più cose della tua vita a livello lavorativo è necessario un po' più di tempo, questo mi stanno dicendo per alcuni di voi. Sì, cavallo di denari, è un poco più per rimettere più ordine, però vedo, per esempio, se non c'è lavoro, io vedo che qua arriva un'opportunità e ti vedevo un po' demotivata a livello emozionale perché c'era un po' da combattere per trovare lavoro, questo sto vedendo. E quindi il lavoro entra, c'è questa opportunità, ti vedo impegnata in questo. Possono esserci, certo è che per sistemare più cose ci vuole un po' più di tempo, questo mi stanno dicendo. Vediamo un po' al positivo ancora l'otto di denari per te. L'otto di coppe, sì. Allora mi dicono che arriva un cambio lavorativo per te e anche un cambio emozionale, dove tu avevi perso la pazienza sia in campo lavorativo e anche a livello emozionale. Stavi perdendo un po' la pazienza. Arriva un cambio in questo senso, ok? Andiamo a vedere che cosa ti dice questo oracolo. La porta di casa, io vedo che le cose vanno bene. La porta di casa mi parla a livello generale che la situazione ritorna tranquilla, laddove c'era un po' di stress per delle questioni, insomma. La situazione la vedo molto più tranquilla di come si presentava inizialmente. Un'altra? La porta d'inverno, sì, mi parla di una situazione tranquilla di gestazione. Questo mi stanno dicendo. La porta d'inverno poi mi parla anche di progetti, per esempio, lavorativi, che iniziati adesso, quelli che stai portando avanti, saranno in inverno ad avere dei grossi frutti che ti permetteranno di sistemare più cose che adesso non vedi che hanno la sistemazione come vorresti. Va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi del terzo mazzo sull'amore, sia che tu abbia una persona di interesse, sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po' cosa succede in questa settimana dal 6 al 12 maggio. Prendiamo prima di tutto una carta guida e poi ci analizziamo il tutto. Amore, carta guida, gli amanti. Gli amanti mi parla d'amore in questa settimana, mi parla anche di scelta da fare, però mi parla d'amore, come prima carta mi parla d'amore, cioè che l'amore arriva per te in questa settimana, o vedo amore. È possibile che tu debba fare una scelta, qua c'è l'appeso, guarda, arriva l'amore per te da una situazione che era ferma, che era stanca, rinvigorisce l'amore da una situazione stanca. Qua c'è il paggio di coppe, il sette di denari, guarda qua io vedo una situazione d'amore che era bloccata e qua c'è potuta essere un'attesa e delle conflittualità che hanno portato a un'attesa oppure un'attesa per conflittualità. Vedo che una dichiarazione era in sospeso, vedo che comunque l'amore era bloccato e qua invece vedo l'amore, forte il segno del pesci e dei gemelli. Vediamo un po' di cosa si tratta. Vediamo. Allora, cosa succede nell'amore in questa settimana dal 6 al 12 maggio? Amore? Sette di spade, paggio di spade, io qua vedo mancanza di comunicazione, mancanza di fiducia. Cioè, vedo una situazione ferma in amore e una mancanza, e anche tu stare un po' sulla difensiva sul chi va là. Vediamo un po'. O mancanza di comunicazione con qualcuno. Energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua vedo il paggio di spade, re di coppe, re di bastoni,
Regina di coppe, il sole. Allora, qua vedo un po' di re. Qua c'è, sì. Allora, io qua vedo una coppia e qua c'è un'altra persona, quindi per alcuni di voi c'è una scelta da fare e state aspettando. C'è un paio di spade, mi parla di più persone e voi che state aspettando. Mi parla di opzioni che potete avere, non sapete ancora, state attendendo di prendere una scelta nei confronti di queste opzioni, oppure state attendendo di prendere una scelta nei confronti di una persona che magari la vedete un po' più passiva e non si dichiara o non esprime ciò che sente. Va bene, vediamo un po'. Energia attuale in amore, cosa succede? Cavallo di coppe. Qua vedo movimento d'amore, dichiarazione d'amore, movimento d'amore, una persona che ti corteggia, una persona che... l'energia di una persona che ti vuole, insomma. Già l'energia del presente, per molti di voi sta già succedendo adesso, che c'è questa energia bellissima d'amore in questo momento, per altri sta arrivando. Già come energia del presente, energia positiva. La forza, sì, io qua vedo qualcuno che accelera forte nei tuoi confronti. Qualcuno che vuole, lo vedrai dimostrare con sforzo e impegno che vuole stare con te, che vuole mettere sforzo e impegno in una connessione. Forte il segno del leone, vediamo il blocco. 10 di spade al blocco. O c'è una persona che vuole rimediare a una situazione, a una brutta tappa tra di voi, oppure qua entra una persona nuova e tu fai fatica un po' a lasciarti andare perché stai elaborando una vecchia tappa amorosa. Vediamo un po' che è successo qua nel passato. 5 di denari e l'asso di spade. Qua tu hai avuto chiaro che una persona non ti ha dato ciò che meritavi e si è chiusa una brutta tappa. O è la stessa persona quella che rientra, oppure una persona completamente nuova. Però io vedo che tu magari ci puoi andare cauta, ecco perché il paggio di spade, perché non ti fidi tanto ad aprirti, questo è il senso. Però qua hai avuto chiaro, asso di spade, 5 di denari, che una situazione precedente ti ha portato a una situazione di povertà emozionale. Mm. Vediamo un po' cosa succede qua nei prossimi 5-8 giorni. Il giudizio, il 6 di coppe, il papa, mio Dio ragazze mie, amore a tutto spiano. Allora, molti di voi che stanno vivendo già una relazione adesso, qua col giudizio mi dice che c'è proprio una... ti darai conto che questa connessione del 6 di coppie con questa persona qui è una connessione che ne vale veramente la pena. E il Papa mi parla di una persona che ti farà un discorso molto serio che vuole qualcosa in più con te. Va bene? Proprio assolutamente. Se sei single, entra una persona nuova in questa settimana perché già l'energia del presente è questa, e questa è una persona che veramente è di spessore, ragazze, ve ne accorgerete. Di spessore e ti porterà a chiudere una vecchia tappa. Se è una persona che già conosci con la quale magari c'è silenzio e non ti ha dato ciò che meritava prima, ciò che meritavi, questa è una persona che chiede perdono, vuole recuperare una connessione ed è, e la troviamo in veste molto 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 seria nei tuoi confronti. Mm. È una stesa potente, ragazze mie, questa, eh? È una stesa proprio potente. Molte di voi è una persona che già conoscete, giudizio, 6 di coppe, sapete che sono le carte del passato, della persona che conoscete già, con cui c'è stata una brutta tappa. Mm? E vediamo che cosa viene dopo il Papa. Il 2 di bastoni. E l'appeso. Io vedo che tu te la prendi con calma però. Questa è una persona che arriva a tutto spiano. 2 di bastoni, ti vedo pensare, l'appeso mi parla di pensare, pensare, è come se tu te la riflettessi bene. Te la riflettessi bene. Vediamo un po' cosa ci dicono, cosa ci aggiungono i miei tarocchi. Qua abbiamo energia del toro, del pesci, del leone, gemelli, ok. Vediamo un po'. Allora, cavaliere di coppe, energia del presente, regina di spade. Io ti vedo un po' sulla difensiva con questa persona qui. E c'è un po' sulle tue, no? Vediamo un po', insomma.
Vediamo la forza al positivo. Questa persona non si arrende per niente, la forza sto di bastoni, ti vuole a tutti i costi. Sì, 10 di spade al blocco, 4 di denari. Non ti apri facilmente subito, ragazze mie, però qua ne vale la pena, mi dicono. Non ti apri subito facilmente, è come se piano piano, perché stai elaborando o una vecchia relazione in cui non ti hanno dato ciò che meritavi, e quindi arriva questa persona tutto spiano, tu te la pensi, 2 di bastoni e l'appeso. Oppure una stessa persona, tu non ti apri facilmente subito. Però questa persona ti può convincere forte perché c'è il Papa. Vediamo l'asso di spade, il 5 di denari, il matto. Ti sei resa conto anche che questa persona faceva un andirivieni per alcune di voi, eh? Non era una persona che si voleva impegnare o comunque sia una persona matura, il matto, e quindi tu ti sei resa conto di questo, hai reso conto di questo e hai guardato avanti. Però qua è possibile che sia la stessa persona che viene matura dal matto al papa, mi spiego? Vediamo il giudizio. Il giudizio. 5 denari, vedi, 5 denari è come se questa persona si pente anche di qualcosa, oppure tu prima di aprirti devi valutare che cosa veramente senti per questa persona. O questa persona arriva anche pentita per non averti dato qualcosa importante. Vediamo il 6 di coppe, l'8 di spade. Infatti ti vedo un po', è come se non te l'aspettassi questa cosa, ti vedo un po' bloccata mentalmente, o bloccato, no? Che faccio? Mi apro? Vediamo un po' questo, il Papa, il 3 di coppe, sì, io qua vedo che tu ti lascerai andare poi alla fine comunque. Vediamo questo 2 di bastoni e l'appeso, la ruota. Allora, qua questa persona arriva per riconciliarsi per molti di voi, però dal matto passiamo al Papa, quindi una persona di spessore. Te l'ho detto prima, già con gli amanti è una carta potentissima. E, e si penserà a cosa fare, ok? Vediamo un'altra, il 2 di bastoni e l'appeso, 7 di bastoni. Guarda, io credo che tu te la pensi prima. Qua tu te la pensi prima di dire sì, perché ci possono essere ostacoli di natura che riguardano altro dall'amore, lavoro, responsabilità, eccetera. Oppure ti dico una cosa, qua va tutto bene per questa settimana e poi questa persona può essere che debba essere lontana per motivi altro dall'amore, ok? E ci sono un po' di... c'è qualcosa di puntuale che arriva per poi aprirsi nuovamente. Vediamo che viene dopo. Assolutamente sì, c'è la stella. Ci possono essere delle responsabilità da assumersi, però rispetto al lavoro e altre cose, però qualcosa che arriva proprio puntuale. Vediamo la stella di cosa parla. Assolutamente sì, della forza. Qua c'è una persona intenzionata a sforzarsi e andare oltre a tutti i limiti che ci possono essere, di natura, di responsabilità, di distanza o altro. Ok? Assolutamente sì. Bellissima stesa, ragazzi, è molto intensa, bella veramente. Se è una persona nuova, io qua vedo, questa persona ti convincerà e lotterà per te, nonostante un po' di difficoltà o tue a elaborare, che stai elaborando qualcosa del passato, però ti convincerà. Oppure inerenti al lavoro, altre responsabilità sue. Può essere qualcosa proprio di... questa persona è disposta a superare ogni limite, ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona, questo Papa. Tu guardi le stelle è uscita la stella, tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Questa persona è disposta a tutto. Eccolo qua, te lo dicevo già, Un'altra. Sono scappato per paura che mi lasciassi. Qua per molti di voi con cui avete avuto a che fare con questa persona un po' matto, no? Attitudine del matto, vado, vengo, oppure non so, e questo ti ha causato dolore, tu hai chiuso con questa situazione, si presenta da Papa e quindi è un'evoluzione molto forte e doveva lavorare sull'autostima questa persona. Sono scappato per paura che mi lasciassi.
e qua batterà forte, eh. Vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta dei Rider White. 10 di bastoni, vedi, ti vedo un po' affaticato nel prendere una decisione, ancora. 9 di spade, ti vedo preoccupato a prendere questa decisione. Forse perché c'è distanza, lontananza, o perché comunque non te l'aspetti questa cosa. Però io vedo che qua alla fine tu passate qualche altro giorno, oltre a questi 8 giorni, e vedo che si realizza qualcosa, perché vedrai proprio convinta questa persona, già te lo dicevo. Ok, vediamo cosa ti dicono le ultime carte dell'oracolo. Le parche, cuore fedele, vedi, ne vale la pena, cuore fedele, il Papa, ne vale la pena, mi stanno dicendo. Un'altra. Tutto ciò che brilla, ti accorgerai che ne vale la pena. Non te l'aspetti questa cosa. Un'altra. La storia infinita. Sì, ti accorgerai che ne vale la pena e qua vedo una bellissima energia di scambio. Cioè tu non te l'aspetti proprio, tutto ciò che brilla. Qua ci sono due maschere, non te l'aspetti proprio questa persona che è fedele a te. E quindi tu potresti dire di nuovo, oddio, che succede? L'amore, no? E scambiarsi i doni è l'energia che mi parla del fatto che tu non ti aspetti proprio e sarai piacevolmente stupita di questa cosa, anche di te stessa o di te stesso. Quindi, ragazze mie e ragazzi, bellissima stesa, intensa ed emozionante. Io vi ringrazio, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!